fa su Instagram ho pubblicato questa storia. Ok, la cosa in questione è finita, anche se i risultati usciranno tra un mese, quindi vi farò sapere fra un mese. Ebbene, un mese è passato e ho ottenuto finalmente i risultati del test che ho fatto un mese fa. Ciao, sono Luda Pomodoro e sono una ragazza plusdotata. Partiamo dall'inizio. Che cos'è la plusdotazione? La plusdotazione, esattamente come l'autismo, la DHD, la sindrome di Tourette e i vari DSA come la dislessia o la disprassia, è una neuroatipicità, ossia un'organizzazione atipica del sistema nervoso presente in una minoranza della popolazione. Nel caso della plusdotazione si parla di una percentuale compresa fra il 2 e il 5%, anche se sono stime molto approssimate perché non causando particolari difficoltà nella vita di tutti i giorni tende molto spesso a passare inosservata. Ad esempio, io l'ho scoperto adesso che ho 21 anni, anche se ero una bambina piuttosto atipica. Avete presente i primi film di Harry Potter in cui c'è Hermione che dice di continuo cose come Il soffitto non è vero. Sembra un cielo stellato, ma è una magia. È scritto nel libro Storia di Hogwarts. Io l'ho letto. ecco, questo riassume alla perfezione tutta la mia infanzia e anche tutta la mia preadolescenza. Però se volessimo riassumerle in maniera un po' più accurata dovremmo aggiungere 10.000 domande fatte ad amici, parenti, genitori, qualunque persona che mi capitasse sotto tiro, perché volevo sapere costantemente tutto, qualsiasi cosa, da perché le poesie fanno rima a perché il sole è giallo, passando per ma perché i pesci respirano sott'acqua. Inoltre spesso passavo intere giornate chiuse in camera a leggere, ma nonostante avessi tutto questo tempo libero rimanevo comunque molto brava a scuola. Infatti non capivo come mai i miei compagni di classe dovessero studiare per interi pomeriggi quando a me bastavano 2 ore. Senza contare che nonostante la scuola mi piacesse molto, dopo un po' diventava noiosa. Infatti talvolta quando l'insegnante stava finendo di spiegare io stavo leggendo le parti successive del libro perché la parte prima l'avevo già capita. E in tutto questo non voglio assolutamente passare come una che se la tira o che si vuole vantare perché era brava a scuola. Sto semplicemente raccontando la mia esperienza di soggetto plusdotato e spero di riuscire a spiegarmi al meglio evitando fraintendimenti di qualsiasi tipo. Un'altra cosa importante da dire è che io non mi sono mai trovata particolarmente bene con i miei compagni di scuola, sia alle elementari sia alle medie. Banalmente perché avevo un modo di pensare diverso, un modo di ragionare diverso, un modo di parlare diverso e soprattutto interessi molto diversi. Infatti alle superiori e adesso che sono all'università sono riuscita più o meno a costruirmi una vita sociale per un motivo molto semplice: lo sviluppo asincrono. Infatti nella maggior parte dei casi noi plusdotati siamo un po' strani, nel senso che cognitivamente parlando quando siamo bambini tendiamo a sembrare molto più adulti rispetto ai nostri compagni, ma emotivamente parlando, anche quando siamo adolescenti o adulti, tendiamo a sembrare molto più bambini. È come se la mente di una persona neurotipica si sviluppasse così, in maniera lineare, sia cognitivamente sia emotivamente, e la mente di un plusdotato si sviluppasse così. Man mano che si va avanti con l'età, questa differenza tende ad appianarsi, ma all'inizio è abbastanza difficile e passi letteralmente tutta la tua vita a chiederti perché non sono come gli altri, perché vado così bene a scuola ma con gli altri faccio schifo. Ebbene, io mi sono fatta tutte queste domande fino circa a 2 anni fa, quando ho scoperto per la prima volta il concetto di plusdotazione. O meglio, in realtà questo concetto l'avevo già scoperto qualche anno fa, quando il mio professore di matematica a scuola ci fece vedere il film Gifted, il dono del talento, che parla di una bambina di 6 anni bravissima in matematica che maneggia numeri e formule come se fosse una studentessa universitaria. È passata una moto. Solo che ai tempi io ero convinta che plusdotazione significasse genialità, che è una cosa completamente diversa. La genialità significa letteralmente essere a livello cognitivo fuori dal mondo, come Einstein, Newton, Tesla, Stephen Hawking, o parlando di persone attualmente in vita, Terence Tao. La grossa svolta in realtà è arrivata verso la fine del 2022, quando ho visto un video di Greta Galli, che saluto. Ciao Greta, se stai guardando questo video, io senza di te oggi non sarei qui, in cui lei raccontava la sua esperienza come ragazza plusdotata e io più guardavo il video e più diventavo la personificazione vivente del meme di Gerry Scotti. Avete presente, no? Questo qui. E ho scoperto quale fosse il vero significato di plusdotazione, ossia avere un quoziente intellettivo superiore al 130. Poi in realtà la plusdotazione comporta un sacco di altre cose, che non sempre sono cose positive.
Per esempio, il cervello plusdotato necessita di essere costantemente stimolato, pena uno stato di apatia perenne in cui passi il tempo guardando il soffitto e facendoti mille paranoie sul senso della vita, su dove siamo, da dove veniamo, dove andiamo. Un fiorino. Tratto da una storia vera. In più abbiamo un'estrema sensibilità sensoriale ed emotiva, quindi magari possiamo piangere guardando un passerotto che cade dall'albero, oppure andare costantemente in allarme per ogni cosa nuova che sentiamo, vediamo, tocchiamo, assaggiamo, perché si verifica una situazione del tipo: oh mio Dio, non ho mai visto questa cosa, potrebbe essere pericolosa, potrebbe ucciderci, devo assolutamente scandagliare ogni singolo affranto della mia mente per cercare informazioni relative a questa cosa. Una cosa di questo tipo, insomma. Anche se ovviamente quella di prima era una scenetta, razionalmente non pensiamo così, per il momento. Un'altra cosa da sottolineare è che abbiamo un grandissimo occhio per i dettagli. Detto questo, dopo aver visto il video di Greta Galli, ho cercato altre informazioni online e ho scoperto che in italiano non c'è praticamente niente. Cioè, gli articoli sulla plusdotazione in italiano sono veramente pochi. Così sono capitata completamente per caso su un blog chiamato Diario di una plusdotata, che vi lascio sotto in descrizione perché è veramente molto utile e se sospettate di essere plusdotati o che un vostro caro lo sia, dateci un'occhiata. Il blog è gestito da una donna che ha scoperto di essere plusdotata in età adulta, anche lei, e racconta tutta una serie di caratteristiche e io mi ritrovavo letteralmente in tutto. Così ho iniziato a cercare online come si potesse verificare questa condizione ed è così che ho scoperto che bastava fare un banalissimo test del QI, ovviamente somministrato in presenza da un professionista. Quelli che trovate online non sono affidabili, l'unico affidabile è il test preliminare del Mensa che vi lascio in descrizione, che potete provare per iniziare a farvi un'idea. A questo punto si poneva un'altra questione: bisognava trovare un professionista che lo somministrasse. Così ho cercato online in lungo e in largo e ho trovato la specialista che me l'ha somministrato un mese fa e il test è risultato positivo. Adesso ho un'idea un po' più chiara di come funziona la mia mente in un certo senso. Il test del QI che ho fatto si chiama VICE 4 e analizza una serie di aspetti dell'intelligenza. In particolare io sono molto sopra la media per quanto riguarda la comprensione verbale e ho ottenuto punteggi comunque sopra la media ma più bassi nel ragionamento viso-percettivo, nella memoria di lavoro e nella velocità di ragionamento. E per chi se lo stesse chiedendo, il mio quoziente intellettivo è di 142. Già. Tra l'altro ho fatto anche un altro test ed è risultato che potrei rientrare anche in un'altra condizione che però va diagnosticata e di cui quindi vi parlerò quando e se mi verrà diagnosticata. Detto questo, io spero di avervi chiarito le idee su questo tema. Fatemi sapere in un commento quali sono gli aspetti della plusdotazione che vorreste approfondire in un futuro video o se avete domande a riguardo sui vari test, io sarò molto lieta di rispondervi. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale Luna Pomodoro, di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessun video. Se vi fa piacere potete seguirmi anche su Instagram e su TikTok, mi trovate come luna.pomodoro e su Instagram ho anche un profilo in cui parlo esclusivamente in inglese che potete trovare come luna.pomodoro.eng. Noi ci vediamo in un prossimo video, alla prossima!